Batman? Alla Batcaverna? No, Robin. Faremo 5 minuti di tecnica con il Bat metronomo e seguiremo questo video di Bat Gonella. Sbrighiamoci. Ciao ragazzi, oggi studiamo con Vinnie Moore. La frase che ti ho fatto ascoltare all'inizio del video è tratta da un suo brano che si chiama Cinema o Cinema, che fa parte del suo disco Meltdown. Si tratta di una frase sulla scala pentatonica di Sol minore e quindi il brano è in Sol minore. Da questa frase ho ricavato 3 esercizi su cui lavorare che, se ti piacciono, puoi aggiungere al tuo studio di chitarra quotidiano di ore e ore di tecnica. Perché questo fraseggio? Per 2 motivi essenzialmente. Primo, lo trovo effettivamente molto pratico per fare dell'esercizio anche a livello ritmico, per la sua suddivisione ritmica. Secondo, da fan, Vinnie Moore è sempre stato uno dei miei chitarristi preferiti, per cui mi fa piacere condividere anche qualche studio sul suo stile. Di conseguenza, 2 sono, o spero che siano, le utilità di questo video. Cioè, da una parte hai 3 frasi in più su cui puoi lavorare, su cui puoi esercitarti, dall'altra vorrei che prendessi spunto su come io ho ricavato degli esercizi da una frase che mi piace, da un brano che mi piace, in modo che tu possa farlo da fraseggi dei chitarristi o dei brani che piacciono a te. È bella questa idea! Ti ricordo anche che in descrizione trovi i capitoli, così puoi saltare da una parte all'altra del video. Infine, se poi ti piace, puoi sgommare sull'iscrizione e sul campanello. Chi è? Allora, analizziamo il fraseggio. Il suo originale dovrebbe essere questo. Adesso cerchiamo di capire l'andamento, o meglio il ritmo. Ai fini di studio mi viene più comodo togliere una nota. Di conseguenza la frase diventa questa. In questa maniera ho dato un accento ogni 3 note. Ora, non è che la frase era fuori tempo e l'abbiamo quadrata ai fini di studio. La frase, così com'è e come se la suona Vinnie Moore col suo stile, funziona alla grande. Spesso, studiando per esempio spartiti di Malmsteen o comunque tanti altri chitarristi, ci si imbatte in questa situazione, cioè a soli o frasi che, se andiamo ad analizzare con precisione e a suonare molto lentamente, sembra quasi che non tornino a livello ritmico, ma fa tutto parte dello stile e della classe con cui il chitarrista sa rendere questa frase sua e quindi farla suonare bene. Per tutti i lavaggi del cervello. Proprio così, Robin. Ora, i 3 esercizi di cui parlavo prima quali sono? Il primo è suonare la frase così come te l'ho fatta ascoltare con il metronomo. Il secondo è dedicarci solo alla prima parte della frase, quella sui 2 cantini. E il terzo sarà quello di dedicarci alla seconda parte. Quindi cominciamo dalla prima frase, la suoniamo a metronomo e ti faccio vedere ancora un dettaglio. 120 bpm, l'accento ogni 3 note, quindi suddividiamo a gruppi di 3 note, ho messo anche un lieve accento sul click.
Quello che volevo farti notare era l'ultima nota, la nota conclusiva, che ha una durata ben precisa. Siccome suoneremo l'esercizio tante volte di seguito e poi ci sposteremo anche per semitoni, quest'ultima nota, che è la nota conclusiva, ne ho parlato in un altro video precedente, poi lascerò il link da qualche parte in descrizione. Ne ho parlato di questa nota conclusiva a cui dobbiamo dare un senso ritmico. In questo caso l'ultima nota dura 6 battiti, quindi ha la stessa durata delle 6 note precedenti. Allegria, prego. Quindi ci sono già 2 modi per suonare questo primo esercizio. Uno è con la nota di chiusura, che ti aiuta soprattutto se stiamo lavorando per semitoni, così mentre suoni la nota di chiusura ragioni su dove devi spostare le dita per la diteggiatura successiva. Oppure senza nota di chiusura. Vediamo entrambe le situazioni. Allora, nota di chiusura. Ovviamente stavo scendendo per semitoni. Adesso senza nota di chiusura. Analizziamo ancora una cosa sulla mano sinistra e poi ci esercitiamo a metronomo per 5 minuti. Allora, noti che la mano sinistra fa un discreto stretching perché noi lavoriamo dal 15° al 18° tasto delle corde di Si cantino e di Mi cantino, ma poi andiamo col mignolo a suonare anche il 20° tasto. Questa è una cosa che non è per nulla banale, quindi è sconsigliatissimo utilizzare per questo tipo di diteggiature la posizione chiamiamola alla Jimi Hendrix, grandissimo ovviamente, dove il pollice viene fuori, che va bene per esempio quando suoniamo un bending, ma per questa frase sarebbe impossibile o comunque non avrebbe senso. Quindi pollice giù e posizione un pochettino più scolastica, chiamiamola così. Infine, proprio perché ci allarghiamo parecchio con la mano sinistra, magari per fare questo esercizio per semitoni possiamo non arrivare in fondo alla tastiera, in fondo al manico, dove sarebbe effettivamente più complicato.
arrivi fin dove ti viene comodo. Scusa ancora una cosa, il plettro è un esercizio che va benissimo per il plettraggio alternato, l'alternate picking, quindi va bene l'alternate regolare, giù su e così via. Io plettro in maniera differente perché mi viene così distinto, parto verso l'alto e uso più o meno per tutta la frase il plettraggio alternato. Ti faccio vedere una volta come plettro io e poi tu farai come preferisci. L'importante è che fai attenzione a plettrare sempre allo stesso modo, soprattutto mentre studi, mentre stai fissando la frase. Ok, facciamo 5 minuti di esercizio. Lo facciamo per 2 volte. Una volta a 100 bpm, una nota per click, un accento ogni 3 note. E poi dopo lo facciamo a 60 bpm suonando 3 note per click. Gianni! Oh! Gianni! Come sei in rito? Ma che hai?
Secondo esercizio di oggi, 5 minuti a 60 bpm, 3 note per click. Buon lavoro!
Ok, direi che per questo video ce n'è abbastanza. Il secondo ed il terzo esercizio li vediamo nel prossimo video. Una volta che sarà pubblicato poi vedrai il link qui dove hai visto la freccia. Ti ringrazio per aver seguito e ci vediamo. Buon lavoro!